Nel frattempo che la lavatrice finisca la centrifuga, mi preparo con voi. Come prima cosa dobbiamo procedere a una skincare. Cos'è una skincare? È la preparazione della tua pelle all'arrivo del trucco. Quindi andrai a lavarti la faccia, passare un tonico ed eventualmente un siero o alla vitamina C o all'acido ialuronico. Dopo questo step procediamo con il primer. Io uso questo qua della Revolution. Prima usavo questi pigmentati, solo che quelli pigmentati, dove c'è l'attaccatura dei capelli, rimane quella specie di residuo che non è molto bello da vedere. Quindi questo qua è tipo un siero. Vedete, è chiaro, è trasparente. Quindi andandolo a mettere sul viso, ne metto magari due, non rimane né colore né niente, però comunque sia prepara la tua pelle ad essere truccata. La cosa che ci si dimentica molto spesso è il collo. Mai dimenticarsene, anche quando andiamo a mettere i sieri. Anche perché il make-up arriva fino a lì. Sarebbe come lavarsi i denti senza lavarsi bene fra lo spazio interdentale e la gengiva. Dunque, dopo io uso un correttore, questi sono quasi finiti, roseo per l'occhiaia. Uso lo andiamo a stendere bene. Vedete già la differenza fra un occhio e l'altro. Mi raccomando, usate la tonalità color rosea per la parte dell'occhiaia. Sopra ci andrei a mettere quello color pesca. Sono due nuance differenti, ma è molto importante mettere prima l'una e dopo l'altra. Come avete visto, questa palette di correttori ha anche la colorazione verde. Il verde ti va a tonalizzare i rossori. Io solitamente lo uso qua, che è una cicatrice. Quindi e dopo vado a passare il color pesca quando andremo a mettere, vedete? Quando andremo a mettere il fondotinta risulterà tutto omogeneo e non si vedrà niente. Questo piccolo trucchetto potete usarlo anche su dei piccoli brufoli o delle cicatrici da acne. Adesso procediamo con la spugnetta bagnata, preleviamo un po' di fondotinta e lo andiamo a appoggiare sul dorso della mano, così è più facile applicarlo e non eccedere. Io uso il filtro bellezza di Facegram, come vedete è molto coprente, è perfetto in inverno, sinceramente in primavera, estate ve lo sconsiglio anche perché la vostra pelle rischia di non respirare affatto.
Vedete, con una spugnetta bagnata risulta ancora più facile applicarlo e non andiamo a incorrere nel rischio di avere il mascherone e il cerone in faccia. È comunque molto coprente, però con questa cosa della blender bagnata è più leggero anche alla vista. Io dopo vado a finire di stenderlo, non contenta, con il pennello. Vedete, questo qua è un pennello molto fitto con le setole piatte, cioè con la punta piatta. Dall'interno all'esterno. Come quando andate a mettere le creme antirughe. Mi raccomando, dall'interno all'esterno, simulando un lifting della pelle. E la parte del collo la andiamo a sfumare, quindi senza aggiungere prodotto lo tiriamo semplicemente in giù. Perlomeno non si vede lo stacco, specialmente se indossate una maglia abbastanza scollata. Dopo, allora, andando a mettere il fondotinta, cosa abbiamo fatto? Abbiamo uniformato sì il colore della pelle, però siamo andati a togliere le normali zone d'ombra e le zone di luce del nostro viso. Quindi adesso dobbiamo andare a riemularle con il trucco. Dunque, io uso questo stick qua che lo trovate tranquillamente anche su Amazon a 5 euro. Se volete vi lascio sotto il link, che è veramente molto comodo. Anzi, vi faccio vedere direttamente. Potete o prelevarlo con il pennello, vi faccio vedere entrambe le cose. Così vai a segnare direttamente. E con un pennello, guardate la differenza fra il pennello per il fondotinta, vedete? Conico con punta piatta, con un pennello da blush, no, un pennello da contouring, scusate. Vedete, è completamente differente. Allora, andate a fare, vedete, io faccio una specie di triangolo, parto da il lato della bocca, tiro verso l'orecchio, sempre simulando in modo che risulti bello sollevato lo zigomo. Adesso, come vi dicevo, vi faccio vedere l'applicazione con il pennello. Vado a prelevare il prodotto e vado semplicemente vedete, a voi quale piace? Adesso vado a farlo anche dall'altra parte. Io non vi volevo dire niente, però la maggior parte fa questo, mentre anche perché solo con il pennello andate a prendere la parte in rilievo, quindi è già molto più facilitato che usare semplicemente lo stick sulla faccia. Ora
io ho la parte e ora lo vado a sfumare con la blender, sempre andando dall'interno verso l'esterno. Allora, non ci fermiamo mica con il contouring, dobbiamo andare a seguire la nostra linea naturale della mascella. Il risultato dopo sarà fantastico. Solito pennello. Sfumiamo. Non so se notate, è molto più delineata. Quindi chi come me ha un po' di doppio mento, con questo viene un attimino mascherato. Poi, dopo di ciò, direte, siamo pronte. No, manca l'ultima parte, il nasino. Quindi, sempre con lui, il nostro magico. Andiamo a segnare 2 linee parallele al centro del naso. Come prima, sfumiamo. La distanza fra le due siete voi a deciderla in base alla tipologia del vostro naso. Dopo andiamo a, vedete, questa la vado ad evidenziare. Andiamo a ricreare le ombre e le luci, niente di più, niente di meno. Le accentuiamo se proprio vogliamo, però sono sempre i nostri connotati. Abbiamo un attimo, io ho una luce tremenda, abbiamo un attimo evidenziato la linea del nostro naso. Dopo, con il contour in polvere, io sempre con lei che ha, sembra tipo un ovetto, però vedete, questo qua è perfetto per fare questa cosa qui proprio al naso. Aiuto.
un attimo di destrezza con la blender e ci siamo. Adesso dobbiamo andare a fissare il tutto con la cipria, altrimenti andandola a lasciare così, se tu vai a mettere un giacchetto o vai a rispondere al telefono, ti rimane tutto attaccato. Quindi tutto va fissato con la cipria. Ora vi faccio vedere. Io uso lei. Io sempre Revolution, che come vi ho detto sono make up economici, però avete visto la mia pelle, sono veramente ma veramente buoni. Vado a vi ricordate, abbiamo messo molti prodotti per schiarire e uniformare l'occhiaia, quindi va fissato. Dopo, con questo trucchetto non solo andiamo a fissare il fondotinta, ma andiamo a delineare ulteriormente il contouring. Andiamo a vedere come. Non dovrai uscire così, non ti preoccupare. Non so se notate la differenza. Poi con la cipria non solo andiamo a fissare i prodotti che abbiamo messo, ma rendiamo il nostro make up un po' più matte. Ok, per il momento lo lasciamo così e ci occupiamo degli occhi. Non voglio assolutamente vedere nei commenti che lo mettete con le dita, si usano i pennelli. Come vi ho detto, make up semplice. Dunque, andiamo a prendere un pennello abbastanza fitto di questa forma qua. Io, come sempre, palette Revolution, i colori terra. Vado a prendere il marroncino, quello matte, gli shimmer li usiamo dopo. Quindi una volta preso togliamo l'eccesso, poi allora vedete, quando abbiamo messo il fondotinta abbiamo comunque sia creato questa ombra naturale. Andiamo ad evidenziarla, quindi pennello nell'angolo dell'occhio e questa volta dall'esterno verso l'interno. Estendiamo il prodotto. Ora la parte sopra, la vedete questa ombra? Andiamo semplicemente ad evidenziarla. Guardate già la differenza dell'occhio. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Preleviamo il prodotto, lo scuotiamo, pennello angolo dell'occhio,
tiro verso l'interno, nuovamente, poi vado ad evidenziare la naturale ombra dell'occhio, della palpebra, e ci siamo. Dopo prendiamo un pennello da sfumatura. Come è fatto il pennello da sfumatura? Il pennello da sfumatura solitamente ha le setole molto molto morbide. Io uso lui, è piatto, setole morbidissime, e semplicemente sfumiamo verso l'alto. Tiriamo verso l'esterno questa volta, così andiamo ad allungare il nostro occhio e continuiamo a sfumare senza aggiungere prodotto. Sfuma quello che già hai sulla pelle. Facciamo di qua. Ora dall'interno verso l'esterno per allungare l'occhio e poi sfuma senza aggiungere niente, è pennello pulito. Vedi, effetto naturale, ma veramente molto molto bello. Dopo andiamo come prima, prendiamo il pennello di prima e questa volta andiamo a prendere un colore più scuro. Quindi vado a prendere lui. Prendo e scuoto. Mi raccomando, con i colori scuri, se non scuotete i colori chiari va bene, ma quelli scuri, perché quando vai ad applicarlo ti casca tutto sotto. Ecco perché si scuote. Semplice. Come prima. Nell'angolo. Ora, vedi, aprendo la palpebra ti rimane nella tua linea naturale. Vai avanti e indietro e basta. Vai avanti e indietro. Stop. Hai ottenuto questo? Sfuma. Puoi sfumare con il solito pennello che è un pochino più un po' più duro a confronto di quell'altro. E come prima, la parte sopra, piano piano vai ad andare verso l'esterno. Man mano che sfumi l'occhio, dopo se vedete che c'è qualche zona che non va, ok, andiamo a fare la stessa cosa nell'altro occhio. Quindi colore scuro, pennello, angolo dell'occhio e vai verso l'interno. Ora la tua piega naturale e inizia ad andare avanti e indietro. E piano piano l'ombra viene da sé. Andremo a dare un senso di profondità all'occhio. Piano piano.
Ora che sono abbastanza... Questa luce fa pena. Ora che sono abbastanza omogenei, riprendiamo il solito pennellino di prima e andiamo dall'esterno verso l'interno, in modo da portare il prodotto a sfumarsi in maniera uniforme. Vedi? Ok. Adesso, per far sì che abbiano tutte e due la solita inclinazione, blender, angolo e tiro, blender, angolo, aiuto scusa, e tiro. E adesso hanno tutte e due il solito angolo. La parte sotto non va dimenticata perché non è meno importante. Quindi questa volta prendiamo un pennellino, io non li so i nomi comunque. Ok, avevo sbagliato. Non nella rima interna, nella rima esterna. E andiamo a congiungerlo. Nel frattempo andiamo a scurire ulteriormente l'angolo esterno dell'occhio. Avremo così uno sguardo ancora più liftato. Rima esterna dell'occhio. E vado ancora a scurire questa luce, sembra che siano diversi. Dopo vi faccio vedere una foto che sono ok. Se volete un effetto ancora più allungato, usate un pennellino piatto come lui. Vedi, è piatto. E andate a
È una piccolissima cosa, ma vuol dire veramente tanto. Ok, no, qua non... Credetemi, allo specchio non è così scuro. Adesso ricordiamoci che siamo andate prima a lasciare la cipria per fissare. Ora con un pennello morbido a setole non molto grosse andiamo, rimuovi lui, e voilà. Questo è molto semplice come make-up, però credo che si adatti alla maggior parte delle persone. Come colore di rossetto io consiglio, dato che abbiamo giocato molto con i colori sull'arcata dell'occhio, di usare un colore abbastanza neutro in modo da non appesantire troppo il nostro make-up. Un asimmetria, vieni a me. Dovremmo finire le sopra. Quindi io sinceramente le faccio per ultime, come l'utilizzo delle ciglia finte, le metto per ultimo. Ragazzi, è inutile anche che vi dica la marca della matita che uso, tutto Revolution. Ormai penso che si sia capito.
sfumiamo solo il davanti. L'illuminante sinceramente con un make-up così leggero non lo userei, cioè non lo uso molto volentieri, però vi faccio vedere solitamente in quale zone viene applicato. Quindi sotto la curva dell'arcata sopraccigliare, ove poi viene sfumato. Vedete, se andate ad applicarlo sotto la curva dell'arcata sopraccigliare, vi alza ulteriormente il sopracciglio. In più, come abbiamo detto prima, abbiamo fatto il contouring al naso. La linea, quella più chiara, andiamo ad evidenziarla, però non tutta. Andiamo a fare all'incirca metà naso, lasciamo una piccola quantità di prodotto e dopo lo andiamo a sfumare. Ugualmente la puntina del naso. Vedete, lifta ancora di più il nostro setto nasale. Tantissime persone mettono l'illuminante anche in questa zona, solo che io, avendo le labbra già carnose, non voglio esagerare, quindi io lo metto così, in modo da evidenziare di più l'arco di Cupido. Per chi ha le labbra molto fini e sottili, può anche prendere un po' di prodotto per il contouring e andare a fare un po' di ombra nella zona inframezzo dove abbiamo messo l'illuminante. Così facendo, vedete, abbiamo letteralmente scavato l'effetto. Non è male, solo che a me non piace molto. Se vi è piaciuto questo video, vi chiedo la cortesia di un semplice like per supportare il nostro canale. Nel nostro canale avremo varie rubriche, questa è make-up, poi ci saranno anche videogiochi, MotoGP e tanto altro. Grazie mille e un saluto a tutti, ciao ciao!